Buongiorno, sono Giancarlo Perbellini e mi trovo al ristorante Trussardi alla Scala a Milano, la riapertura di un locale storico di questa città, all'interno del quale insieme con lo chef Simone Tricarico riproporremo una delle ricette più classiche della cucina milanese, il risotto alla milanese. Normalmente il risotto accompagna l'ossobuco, in questo caso l'ossobuco accompagna il risotto. Gli ingredienti per l'ossobuco sono ossobuco o in qualche caso può essere anche lo stinco di vitello, perché la parte dell'ossobuco è proprio lo stinco di vitello. Una mirepoix di verdure, per cui sedano, carote e cipolla, dell'olio extravergine d'oliva e del fondo di vitello. Iniziamo la nostra ricetta salando e peppando leggermente gli ossobuchi. In una padella con dell'olio extravergine d'oliva li andremo a dorare. E una volta dorati li faremo cuocere per circa 15 minuti a 210 gradi. Dopo questi 15 minuti, dove la carne si sarà rassodata, aggiungiamo le verdure e il fondo di vitello. Copriamo e lasciamo cuocere a forno dolce a non più di 130-140 gradi per circa 2 ore. Una volta che la cottura sarà ultimata, far raffreddare gli ossobuchi all'interno del loro liquido di cottura. Questa cottura lenta, che è quasi una cottura a confit, permetterà alla carne di intenerirsi e darà un gusto straordinario al nostro ossobuco. Una volta che l'ossobuco sarà raffreddato, lo toglieremo dal suo sugo di cottura. Passiamo il fondo a un cinese, andremo a tagliare l'ossobuco a dadi. Una volta che questi dadi saranno pronti, passarli all'interno di una polvere di semolino. Andremo a dorare in padella con l'olio extravergine d'oliva la nostra dadolata di ossobuco e la leveremo dal fuoco una volta che sarà ben croccante. A questo punto andremo ad aggiungere una brunoise di verdure crude. Il fondo di cottura. Faremo cuocere a fuoco lento finché non otterremo un ragù molto cremoso e tenero. Prima di togliere dal fuoco aggiungiamo del rosmarino tritato e con la microplane una grattata di limone. Toglieremo dal fuoco una volta che sarà ben legato. Il ragù risulterà morbido e cremoso. Una volta che il ragù sarà pronto, lo possiamo conservare in frigorifero e lo possiamo naturalmente fare anche qualche giorno prima. Prima di passare però alla ricetta del risotto, vorrei ricordarvi che ci sono anch'io nel libro Originale e Gourmet, con 3 ricette della tradizione. Di solito si parte dal risotto, ma in questo caso partiamo dalla crema di zafferano. In una padella facciamo sudare il nostro midollo d'osso. Prendiamo il brodo e la panna, li facciamo bollire.
Uniamo questi ingredienti al parmigiano e andiamo a mixare con dello zafferano, ottenendone un'emulsione cremosa che potrà essere usata in due maniere, o in una crema al suo stato, oppure come faremo noi, la riporremo in un sifone per dare una consistenza più areata alla nostra ricetta. Una volta preparata la crema e riposta nel sifone con due cariche, lo metteremo da parte e andiamo a bagnare il nostro risotto. Normalmente noi i risotti li bagniamo sempre a secco, senza nessun grasso, per cui una volta tostato il riso a fuoco forte, bagniamo con del brodo, in questo caso del brodo vegetale. Una volta bagnato il nostro risotto, lo faremo cuocere per circa 10 minuti. Arrivati a cottura, andiamo a mantecarlo con del burro acido che non è altro che del burro addizionato a una riduzione di vino bianco, aceto e cipolla, e finiamo con del parmigiano reggiano. Una volta mantecato bene all'onda, siamo pronti per impiattare il nostro riso. Sicuramente questa è una ricetta complessa, ma alla base ha due grandi classici della cucina italiana. È un risotto che serviremo a strati e che avrà bisogno appunto del cucchiaio. Partiamo prendendo una fondina e disponendo il nostro ragù di ossobuco sul fondo del piatto. Con il nostro risotto mantecato all'onda andiamo a coprire il nostro ragù di ossobuco. Battiamo leggermente in modo da avere una superficie liscia e a questo punto andiamo a terminare con il nostro sifone di spuma allo zafferano. Noi abbiamo dato a questo risotto questa forma che ricorda un po' una cupola di un dessert. Appunto avremo bisogno del cucchiaio per andare a raccogliere le tre diverse texture di questo risotto che all'occhio non ricorda il risotto alla milanese, ma il gusto sicuramente è un risotto alla milanese. Mi auguro che questa nostra interpretazione di questo risotto piaccia ai milanesi e dia ispirazione a chi ci ha seguito. Un caro saluto agli amici di Italia Squisita, io e Simone Tricarico vi aspettiamo in questo luogo straordinario.